Ciao, ben ritrovati. Ci siamo lasciati nell'ultimo video con le 11 note trovate finora, disposte in ordine nell'intervallo tra 1 e 2. Qual è la distanza che separa note consecutive? Ricordiamo che quando si parla di distanza si intende sempre un rapporto di frequenze, essendo in scala logaritmica. Tralasciando il salto già noto tra Fa e Sol, corrispondente a un tono grande, 9 ottavi, la distanza tra note consecutive con nome diverso è sempre pari a un semitono diatonico, 16 quindicesimi. Qual è invece la distanza che separa una nota dalla sua omonima bemolle? Cioè, qual è la differenza tra un intervallo maggiore e il suo relativo minore? Ci possono essere due casi: la distanza tra Re bemolle e Re e tra Si bemolle e Si è pari a 135 centoventottesimi, mentre tra Mi bemolle e Mi e tra La bemolle e La è pari a 25 ventiquattresimi. Questa distanza si chiama alterazione o semitono cromatico, grande nel primo caso e piccola nel secondo caso. Se metto insieme semitono e alterazione ottengo un tono, grande se l'alterazione è grande, piccolo se l'alterazione è piccola. La differenza tra tono grande e tono piccolo e tra alterazione grande e alterazione piccola viene chiamata comma ed è pari a 81 ottantesimi. Vediamo ora come comma e alterazione compaiono quando costruiamo scale maggiori e minori a partire da note diverse da quelle già viste. Il metodo utilizzato per costruire la scala maggiore di Do funziona anche per le scale minori. Focalizzandosi su un qualsivoglia accordo maggiore o minore e includendo le coppie di accordi ad esso adiacenti nella successione di terze maggiori e minori alternate, si può costruire in questo modo la relativa scala maggiore o minore. Ad esempio, se ci focalizziamo su uno degli accordi minori più strettamente imparentati con il Do maggiore, l'accordo di Mi minore, e includiamo le coppie di accordi maggiori e minori adiacenti, otteniamo le 7 note della scala di Mi minore. A queste 7 note appartiene, in sostituzione del Fa che si è perso, una nuova nota, che è la nota a destra del Re nello schema di alternanza di terze maggiori e terze minori. Trovandosi a una terza di distanza dal Re, viene denominata anch'essa Fa, ma, come vediamo tra poco, non ha lo stesso valore della nota Fa già conosciuta. Si può notare che le 7 note ottenute per la scala di Mi minore sono le stesse che otterremmo se costruissimo la scala minore a partire dalla nota Mi e riportassimo le note che eccedono il Do alto in giù di un'ottava, ottenendo quindi tutti i gradi già inclusi nella scala di Do, con l'eccezione del nuovo Fa, che sostituisce il Fa conosciuto e si trova più in alto. Più precisamente la distanza tra Fa vecchio e Fa nuovo vale 45 trentaduesimi fratto 4 terzi uguale a 135 centoventottesimi ed è proprio l'alterazione grande incontrata in precedenza. La nuova nota verrà quindi rappresentata col simbolo diesis a indicare l'alterazione. L'intervallo tra Do e Fa diesis, 45 trentaduesimi, viene denominato quarta aumentata ed è lo stesso intervallo che si può apprezzare nella scala maggiore tra Fa e Si. A questo intervallo corrisponderà un intervallo complementare che viene denominato quinta diminuita, 64 45esimi, e la relativa nota sarà un Sol con il simbolo di bemolle. Nel sistema di temperamento oggigiorno in uso, divisione dell'ottava in 12 parti uguali, la quarta aumentata viene arrotondata al sesto intervallo su 12, esattamente a metà dell'ottava, approssimando 45 trentaduesimi con la radice di 2. Anche la quinta diminuita viene arrotondata allo stesso intervallo, rendendo così Fa diesis e Sol bemolle enarmoniche, cioè aventi lo stesso suono anche se note diverse, con una diversa funzione all'interno della scala. Ritorniamo ora al punto di partenza.
la nostra scala di Do maggiore. Se questa volta ci focalizziamo sull'accordo di La minore e includiamo le coppie di accordi maggiori e minori adiacenti, otteniamo le 7 note della scala di La minore. A queste 7 note appartiene, al posto del Re già noto, una nuova nota, che è la nota a sinistra del Fa nello schema di alternanza di terze maggiori e terze minori. Trovandosi a una terza di distanza dal Fa, viene denominata Re, ma come vediamo tra poco non ha lo stesso valore della nota Re già conosciuta. Infatti, ripetendo l'esercizio già fatto in precedenza, costruiamo la scala minore a partire da La e riportiamo le note che eccedono il Do alto in giù di un'ottava. Otteniamo tutti i gradi già inclusi nella scala di Do, con l'eccezione del nuovo Re, che sostituisce il Re conosciuto e si trova appena più in basso. Lo rappresenteremo con il simbolo meno a indicare che è leggermente calante rispetto alla nota Re già conosciuta. Più precisamente, la distanza tra Re meno e Re vale 9 ottavi fratto 10 noni, uguale a 81 ottantesimi, ed è proprio il comma definito in precedenza. L'intervallo tra Do e Re meno viene denominato seconda maggiore calante. L'intervallo complementare sarà una settima minore crescente, che varrà 2 fratto 10 noni, uguale 9 quinti. La relativa nota rispetto al Do si indicherà con Si bemolle più. Nel sistema del temperamento oggigiorno in uso, l'intervallo di comma viene temperato, cioè arrotondato a 0, per cui il Re e il Re meno suonano coincidenti, note enarmoniche, anche se si tratta di note diverse. Stesso discorso per Si bemolle e Si bemolle più. Il procedimento visto finora può essere riutilizzato per proseguire nella costruzione di altre scale maggiori e minori, aggiungendo di volta in volta note per completare la scala. Ad esempio, la scala di Sol maggiore si ricava da quella di Mi minore aggiungendo un'altra terza in alto e ottenendo un La più, cioè un La più alto di un comma rispetto al La già conosciuto. Allo stesso modo, la scala di Fa maggiore si ricava da quella di La minore aggiungendo una terza in basso, ottenendo il già noto Si bemolle, che si trova un'alterazione grande sotto il Si. Giunti a questo punto, con questo proliferare di note e rapporti, è utile introdurre una rappresentazione delle varie note che ci permetta di individuare facilmente come si compongono le scale e come si ricavano le frequenze relative di ogni nota. Arrivederci al prossimo video, quindi, dove vedremo come rappresentare le note su un piano bidimensionale.